Allora, ahimè, ho cestinato un pezzo di video molto importante perché appunto vi mostravo un passaggio che è quello della preparazione del retro. Quindi cosa faccio? Andrò a utilizzare questo modulino che avevo preparato all'inizio. Qui vedete che manca una perlina perché appunto non andava bene e l'ho rifatto, così colgo anche l'occasione per mostrarvi concretamente uno degli errori che si possono fare quando si lavora al bead embroidery, ed è appunto la rifinitura del bordo. Io qui sono stata troppo vicina al bordo e in questo punto, come potete vedere, si vede il filo. Ho tagliato proprio, ho scoperto il filo che ho utilizzato per cucire le perline alla base, quindi così non va bene. Per questo motivo, quando andiamo a ritagliare il bordo, dobbiamo stare attente di lasciare proprio un piccolo margine, come ho fatto in questo caso. Va bene? Poi cosa ho fatto? Prima di incollare e di ritagliare anche il retro, cioè l'ultra sfid, ho incollato un pezzettino di cartoncino, quindi ho messo della colla, ho riempito di colla il cartoncino, cioè di solito uso questa parte, l'ho riempito di colla e poi sono andata ad applicarlo sul retro del lavoro. Come potete vedere, il cartoncino l'ho ritagliato leggermente più piccolo per lasciare questo bordo scoperto. Mi serve scoperto perché io qui andrò a cucire le perline al brick and stitch per rifinire la bordatura, appunto. Vedete? Qui il cartoncino per esempio non l'ho messo, ma il risultato non mi piace. Di solito io lo utilizzo. Qui ho provato a non metterlo e sinceramente mi sono pentita, perché guardate questo ciondolo è tutto cucito in mezzo, ma con il cartoncino dietro noi otteniamo appunto una base bella liscia, quindi secondo me è molto più professionale, molto più bella da vedere, anche se è una parte che poi quando indossato non si vedrà. È bello che le nostre lavorazioni siano ben fatte, sia la parte che si vede ma anche quella che non si vede. Va bene? Poi ecco, potete anche non metterlo, se a voi non dà fastidio vedere questo effetto, potete anche evitare di mettere il cartoncino. Quindi una volta che io ho incollato il mio cartoncino, taglierò un altro pezzetto di ultra sweet, lo andrò ad incollare e poi andrò a rifinire anche qui il bordo, come ho fatto qua, in questo modo, quindi senza esagerare a tagliare troppo a filo, che non serve. Basta che voi posizionate la forbicina perpendicolare al bordo e non sbagliate. Ecco, questo è quello che ho cancellato purtroppo. Ora io ho preparato già un mio ago e filo, ho fatto sempre un bel nodo bello grosso ad un'estremità. L'ho tagliato bello lungo il filo perché a me non piace fare aggiunte mentre cucio la bordatura. Poi certo, se il lavoro è bello grande posso tagliare un filo lungo fino a un certo punto, poi dovrò fare delle aggiunte, ma in questo caso si può lavorare senza fare aggiunte, io preferisco. Quindi cosa faccio? Come potete vedere ho lasciato comunque qui il bordo libero e scoperto perché la colla io l'ho messa solo sul cartoncino e non sulla base, perché se io metto la colla anche in questo punto rischio di indurire il beading foundation, quindi poi di far fatica nel momento in cui lo trapasso con l'ago. Quindi adesso io, per nascondere il nodo, vado a bucare solo il beading foundation, cerco di andare più o meno sullo spigolo, voglio partire da qua, da questo punto,
e così in questo modo nascondo il nodo tra il BD Foundation e l'Ultra Sweet. Poi c'è questo pezzetto di filo che si può tagliare, tanto se il nodo è spesso non rischierà di oltrepassare la base, e inizio a cucire al brick stitch. Prendo 2 perline e dal retro calcolo da dove ho messo il filo più o meno la distanza di 2 perline e buco, portandomi sul fronte del lavoro, tiro il filo e poi salgo dal basso verso l'alto nell'ultima perlina, cioè nella seconda. Ecco qua. Ne prendo ancora una, calcolo la distanza di una perlina e ripasso dal basso verso l'alto nella perlina appena inserita e tiro il filo e cerco di cucirle proprio una accanto all'altra senza lasciare spazi. Così. Basso verso l'alto e tiro. Inserisco l'ultima eccoci qua e proseguiamo così. Ci vediamo dopo, perché prima di completare tutto il perimetro io andrò a cucire anche queste 2 asole e quindi vi mostrerò com'è il procedimento, in che momento e come dobbiamo farle. Eccoci qua, adesso io ho anche cambiato un pochino l'inquadratura perché così mi sembra che si veda meglio. E ho cucito, questo è il punto da cui sono partita, sono andata avanti, ho creato la mia asola e poi ho continuato da questa parte e quindi in questo punto devo creare la seconda asola. Quindi lo facciamo insieme alla seconda, che tanto è uguale come farla prima. Sono arrivata a filo, proprio qui allo spigolo, aggiungo la perlina per incominciare il lato successivo e punto l'ago qui dove l'ho puntato per cucire l'ultima perlina del lato precedente. Quindi esco da questa parte, tiro il filo e dal basso verso l'alto rientro nella perlina e così ho cucito queste 2 a cavallo dello spigolo. Ok, prima di continuare a cucire tutte le perline di questo lato vado a formare la mia asolina, questa qui. Quindi prendo 5 11 0, 3 4 e una 5, giro per comodità il lavoro, torno indietro
nella perlina che ho cucito precedentemente. Adesso qui c'ho il filo che è un po', ecco, così. Torno, quindi risalgo nell'ultima perlina che ho cucito, quindi ripasso l'interno di tutte le perline. Tiro bene. Risalgo di nuovo fino a uscire da questa perlina qui. Aspetta che zoom un pochino, perché adesso qui serve un po' lo zoom. Allora, con l'ago passo nella prima e nella seconda. Aiuto. Adesso giro per comodità, così, e aggiungo adesso delle 15,0 come ho fatto qui, 4 15,0. Esco di qui, prendo una 15 ed entro nella 11,0 successiva, prendo un'altra 15, dov'è? L'ho presa? No. Prendo un'altra 15 e giro. Qui cosa è successo? Prendo l'ultima, scendo in queste due, stiamo attenti a non formare nodi perché sennò è un disastro. Districato il nodino che si era formato, ho tirato il filo, quindi l'ultima perlina si è inserita qui, e ora torno in questa perlina, esco da questa perlina, insomma non ne vuole sapere quel filo lì, troppo lungo. Se vogliamo possiamo fare ancora un giro all'interno di tutte le perline, se vogliamo. Facciamo un giro tutto intorno, non si vede purtroppo, il mio pollice copre tutto, però penso che si capisca quello che sto facendo. Sto ripassando in tutte le perline. Così, giusto per rafforzare ancora un pochino, e poi esco solo da questa perlina, quindi non ripasso più nell'asola ma esco direttamente da questa 11,0. Esco da questa 11,0 perché devo continuare
a cucire al brick stitch le perline della bordatura, cioè per fare la bordatura. Ok, quindi esco da questa 11, ne prendo una nuova e continuo, buco in questo punto. Adesso però risalgo dal basso verso l'alto, ne prendo ancora una, vado avanti così. Ok, e proseguo senza più fermarmi fino a qui. Ci vediamo quando inserirò l'ultima perlina per mostrarvi come unirla alla prima e come nascondere il filo. Allora, io ho terminato di aggiungere le mie perline, ho completato il giro e quindi devo inserire l'ultima perlina inserita alla prima e lo farò in questo modo: dall'alto verso il basso entro, passo attraverso la prima perlina inserita, poi punto l'ago sotto la prima perlina, quindi sotto la perlina dalla quale sono uscita, qua sotto punto nell'ultra swed e passo sul fronte del lavoro, così. Adesso qui forse non si vede benissimo, vediamo. Così, e dopodiché rientro sempre nella prima perlina inserita, però questa volta dal basso verso l'alto. Adesso qui mi si blocca il filo, aiuto. Così, ecco, in questo modo ho unito le due perline, l'ultima con la prima. Spero che si sia visto bene, perché le perline, mi rendo conto che il fondo beige non aiuta. Ora cosa faccio? Devo bloccare il filo, quindi entro in questa, in quest'altra, poi io faccio un nodino in questo punto, un nodino solo, cerco di portarlo verso il foro della perlina successiva e poi scendo cercando di, adesso un ago che non è la misura 10, questa qua deve essere la 11, un po' più sottile, vorrei uscire ma più in giù, se riesco, sempre senza rompere l'ago, ma mi sa che non riesco. Vabbè, esco di qui e tiro bene, e adesso taglio il filo in eccesso, sempre bello in tensione, vado proprio a filo dell'ultra swed, adesso alziamo un pochino, e come vedete il mio ciondolo è terminato, almeno con questa perlina qua ho terminato tutta la bordatura, va bene. Adesso vi devo mostrare come aggiungere le frange,
quindi io preparo un secondino del nuovo filo, le perline, e poi incominciamo a fare le frange. Allora, io ho preparato il mio ago e filo, ho tagliato 1 metro abbondante di filo, quindi è più di 1 metro, sarà 1,10 m, 1,20 m al massimo, e questo è il lato dove ho fatto le 2 asole, dove poi andrò a mettere gli anellini. Quindi per fare le frange devo partire dal lato opposto, quindi stiamo attente per non sbagliare, perché capita anche quello, almeno a me capita anche quello. E con l'ago passo nella prima perlina, o a destra o a sinistra è uguale, io parto da questa e tiro il filo, lasciando una coda di circa, non so, un 10-12 centimetri, va bene? E poi lo tengo fermo con il dito in questo modo, e con l'altra mano carico sul lago e sul filo, insomma, le perline che mi occorrono per fare la frangia. Allora, io ho caricato questa sequenza di perline, quindi 5 11 0 del primo colore, poi ho messo una rocaille color champagne, altre 5 11 0 del secondo colore, ancora una rocaille champagne, 3 cipollotti, una rocaille, sempre champagne, una bugle, una rocaille champagne, poi di nuovo 3 cipollotti, una rocaille champagne, 3 mezzi cristalli, e infine ancora una rocaille color champagne. Quindi cosa mi tocca fare? Cioè, cosa mi tocca fare? Cosa devo fare? Devo saltare quella che è l'ultima perlina inserita. Adesso cercherò, spero di riuscire, tengo sempre fermo col dito, vediamo se, ecco, allora passo saltando la rocaille dentro i primi tre cristalli, insomma quelli che riesco, facendo attenzione a non saltarne neanche uno, e tiriamo delicatamente perché il filo è lungo, si può annodare. Infatti qui c'ho già un nodino, però tiro piano piano, perché se tiro troppo forte lo sfilo da questo punto e non devo farlo. Quindi ora continuo, devo ripassare, devo tornare indietro in tutte le perline. Adesso passo dentro la bugle, poi se vedo che tiro troppo faccio così e lo allungo dal lato che mi serve. Quindi deve essere tutto un'operazione fatta molto delicatamente. Adesso qui non ci vedo. Piano piano ora che sono arrivata quasi in fondo è più semplice. Quindi esco anche dalla perlina dalla quale sono partita, cioè la perlina del bordo. Torno indietro al punto di partenza. Poi, quando succede questo, per tirarlo bene in tensione, io faccio così. Adesso allontano un pochino se non si vede. Tengo col dito, col pollice e l'indice, l'ultima perlina, che è quella che ho saltato,
e tiro con la mano destra, quindi con la mano sinistra tengo ferma la perlina, con la mano destra tiro il filo così che vada in tensione. Sono certa che la mia frangia non sarà lenta. Poi ovviamente questa frangetta qua, la prima, sarà da sistemare alla fine, perché adesso noi abbiamo questo pezzo di filo volante. Ok, ora devo portarmi a uscire nella perlina la perlina successiva, quella che segue, quindi scendo di nuovo teniamo sempre lentamente perché il filo si incastra un po' dappertutto. Ecco. Siccome qui si è fatto un nodino prima, ecco. Allora, come potete vedere, io ho inserito la seconda sequenza di perline e dalla seconda frangia in poi l'inserimento delle perline è molto più veloce, molto più semplice, perché non abbiamo più il problema del filo, del capo di filo che abbiamo lasciato libero, non abbiamo più problema che si sfili. Quindi io di solito, adesso non lo farò perché faccio fatica, di solito tengo il filo fermo così e incomincio poi col mio ago e filo a passare dentro tutte le perline. Ora mi verrà un po' difficile perché ho la telecamera davanti, però tutto è più semplice, più veloce. Posso prendere la lavorazione un po' come voglio, senza paura che si sfili il filo. Poi se avete l'ago dritto fate ancora più alla svelta, così. Tenete conto che io sto facendo questa operazione con il telefonino davanti agli occhi, quindi di solito lo tengo disteso sul tavolo. Entro anche in questa, tiro il filo sempre delicatamente, così se si incastra da qualche parte non facciamo fatica, lo tiro bene, lo devo tirare bene ma non troppo, sennò poi diventa tutto sbilenco. Come vedete qui un po' si è allentato, ma fa niente, io tiro il filo in questo modo e la frangia, poi ogni tanto io le accarezzo in modo tale che abbiano la giusta tensione, perché comunque la frangia deve risultare morbida e non deve arricciarsi. Vedete qui come bella, come sono belle distese, ecco. Quindi bisogna un po' regolarsi mentre noi lavoriamo, regolare un pochino la tensione del filo e poi scendo di nuovo in una nuova perlina e sono pronta così a fare, tiro bene, a fare l'altra frangia. Dunque io ho fatto le mie prime frange, ne ho fatte esattamente 3, 6, 7 e come vedete il filo non è sufficiente per completare il lavoro, quindi io cosa faccio? Sono tornata indietro, mi trovo in questa situazione, quindi sto uscendo dalla perlina del bordo, adesso zoom un pochino, punto di nuovo qui, di nuovo perché qui sono già passata col filo, no? Punto in questo dove sono passata la prima volta, passo sul fronte della lavorazione, tengo le frange col dito, insomma cerco di fare il possibile per non ingarbugliare il filo alle frange,
quindi passo qui davanti e rientro nella perlina del bordo e anche in quelle della frangia, dell'ultima frangia che ho formato. Sto uscendo da questa rocaille, passo dietro per andare a formare un'asola, ok, formo un'asola, ci passo in mezzo per andare a fare un nodino tra la rocaille dalla quale sono uscita e quella successiva, quindi in mezzo a quelle due tiro e faccio un nodo, vado un po' più giù, così, passo dietro le perline, vado a formare la mia asola. Dov'è? Devo tenere ferma la frangia ovviamente con le dita, è un lavoro un po' macchinoso, lo so. Passo dentro l'asola e vado a stringere per formare un nodino tra la perlina dove sono uscita e quella successiva. Ok? Quindi dobbiamo fare attenzione a fare il nodo in quel punto lì, tra la perlina dalla quale siamo uscita e quella successiva. Ne faccio ancora uno perché tanto filo a disposizione, ne faccio un terzo, lo faccio fra i due cipollotti, o volendo posso farlo anche, no, non ho filo abbastanza, solo per farvi vedere. Quindi passo qua dietro, io sto uscendo da questo cipollotto bronzo, passo dietro con ago e filo, così, formo la mia asola, ci passo in mezzo in questo modo per andare a formare un nodino tra il cipollotto dal quale sono uscita e quello successivo, in mezzo, così. Poi scendo qui dalla bugle e mi fermo qui e taglio il filo. Allora, in questo modo io blocco il filo sulla frangia stessa e non sulla lavorazione, e io preferisco fare questa operazione perché nel caso dovessi smontare per qualsiasi ragione le frange non vado ad intaccare quello che è il resto della lavorazione. È un mio scopo personale. Comunque così le frange restano un lavoro a parte, si agganciano al resto della lavorazione, ma al tempo stesso sono indipendenti. Se le voglio togliere per qualsiasi ragione non rovino il resto del lavoro, ok? E questo lavoro lo faccio anche con il filo, con la coda di filo che ho lasciato quando ho formato la prima frangia, quando ho iniziato questo passaggio. Questo è il mio modo, il mio metodo per farle. C'è chi blocca il filo facendo dei nodi all'interno della lavorazione, al brick stitch della bordatura. Io preferisco fare i nodi sulle frange stesse, quindi torno indietro e le fisso in questo modo come vi ho fatto vedere poc'anzi. Ora io vado a completare le mie frange, vado a bloccare il mio filo all'interno della frangia stessa, e quando appunto vi trovate nella mia situazione che il filo non vi basta, non fate altro che ricominciare esattamente come all'inizio,
cioè si ripetono gli stessi passaggi. Io veramente spero di essere stata sufficientemente chiara, poi rivedrò il video e mi renderò conto. Comunque voi lasciatemi sempre dei commenti o fatemi delle richieste se qualcosa non è stato chiaro. Ora io vado a terminare il mio lavoro e ci vediamo quando il ciondolo è completato. E voilà, il ciondolo è completato. Ho sistemato, ho finito di cucire tutte le mie frange. Questo è il retro, questo è quello originale, e credo che farò, come ho detto all'inizio, un piccolo video per mostrare in modo particolare alle principianti come si realizza questo tipo di girocollo con il cavetto d'acciaio, oppure se avete voglia di andare a guardare qualche altro video su YouTube è pieno. E anche qui la sequenza di perline può essere anche diversa da come l'ho messa io. Io ovviamente ho utilizzato tutti i componenti che ho utilizzato per creare il ciondolo, quindi vedremo, insomma. Io magari lo farò lo stesso il video e lo inserirò nei video tecnica, in modo tale che chi mi segue ed è completamente inesperto può avere tutto ciò che gli serve all'interno del mio canale senza dover cercare in giro altri video. E niente, quindi io credo di aver detto tutto. Il ciondolo appunto è completato, spero che vi sia piaciuto, che vi divertiate a realizzarlo, e farò anche dei video sempre riguardo a bead embroidery un pochino più semplici, perché mi rendo conto che questo non è proprio così semplice, però è una cosa diversa da realizzare. Sul tubo ci sono già diversi tutorial di bead embroidery per quanto riguarda l'incastonatura e le decorazioni di un cabochon. Io quindi ho pensato di fare questo per proporre qualcosa che si toglie un po' da quello che è il solito. Quindi io vi do un caloroso saluto, vi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, e vi mando un grosso abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!